Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Questa lettura è la prima di 2, perché? Perché qui andiamo a vedere l'energia femminile. La seconda lettura che faremo in seguito sarà quella sull'energia maschile. Perché dico questo? Perché dentro di noi ci sono energia maschile ed energia femminile e hanno bisogno di collaborare. Per cui in un periodo come questo, molto particolare da un punto di vista energetico, in cui sicuramente molti si sentono, diciamo usando un eufemismo, non in equilibrio, credo che andare a vedere effettivamente quella che è la nostra energia femminile e maschile dentro di noi, quello che hanno da dire, sia davvero utile, perché riusciamo a capire magari se c'è bisogno di dare un po' una mano a queste energie per riequilibrarsi. Come facciamo questa lettura? La facciamo come sempre scegliendo con le rune, però vado a leggere la cera. Che cosa significa? Significa che con ciascuna di queste candele di vera cera d'api andrò a farle colare goccia dopo goccia dentro a dell'acqua, che rappresenta appunto l'elemento femminile, e vedremo che cosa ci viene detto. Quindi non utilizzerò le carte, ma su questo metodo di lettura, di divinazione, ad essere proprio puntigliosi, precisini. Quindi vi aiuto a fare questa scelta. Ci sono 4 alternative e andiamo con la prima runa. Allora, la prima runa ha questo come simbolo e la mettiamo qui. È chiaro che poi potete tornare quando volete su questa lettura in altri momenti della vita e trovare altre risposte. Questa è la seconda runa. Può anche essere che abbiate bisogno di sentire più letture nello stesso momento. Questa è la terza. E questa è la quarta. Quindi vado ad incominciare dalla numero 1. Quindi, prima variante, andiamo a sistemare il nostro piano di lavoro. Eccoci qui. E cerchiamo di capire questa energia femminile, che tipo di messaggio ha, se ha bisogno di una mano, se sta bene. E accettiamo quello che viene. Ok, andiamo a incominciare. Ok, prima di tutto c'è molta ansia, tantissima ansia che si percepisce proprio a livello di intestino, il quale diventa rigido, quindi potrebbero esserci anche problemi di digestione, la classica sindrome del colon irritabile, la classica sensazione di meteorismo, sento anche bruciare l'intestino, quindi è una zona che per voi potrebbe essere molto, diciamo, calda. E questo sta causando anche un ristagno di tossine in qualche maniera, quindi potreste avere anche dei problemi laterali, quindi problemi di pelle, problemi di mal di schiena, di mal di testa. Sento molto la tensione a livello di occhi e di mandibola, e questa come situazione vi sta mandando anche un po' alla deriva, però mi viene detto ci sono anche altre cose di cui dovremmo preoccuparci riguardo all'energia femminile per voi che state ascoltando, e stiamo parlando di quelli che sono stati eventi isolati ma continui che hanno creato trauma nel vostro passato. Ne sto vedendo di vario tipo. Per qualcuno vedo
purtroppo anche violenza sessuale, ma la base di queste esperienze non è comune, anche se va a toccare poi una sensazione interiore di non riuscire a trovare mai pace, quindi essere sempre sul chi va là, essere sempre sulla difensiva, che poi è la classica risposta a situazioni traumatiche, voglio dire, nel tempo, se non sistemate e curate, vanno a toccare il sistema nervoso, quindi capisco l'ansia, la tensione e i problemi anche di intestino. Allora, che cosa ne facciamo di queste vecchie esperienze? Allora, mi viene detto che si fanno varie esperienze, no? Negli anni, da quando questi primi traumi sono stati creati, ci sono state varie esperienze. Però ultimamente c'è un ristagno che sembra essere una ripetizione continua, sempre più spessa, sempre più frequente, di un'energia unica. Ed è un'energia che ancora una volta mi viene mostrata, si va a depositare a livello di colon, quindi abbiamo anche veramente qualche problematica a quel livello, magari non tutti qui hanno già sperimentato un livello grande di problematiche, un livello alto, diciamo, di conseguenze, di sintomi, e non vi voglio spaventare. Però purtroppo se rimane lì è destinata ad andare ad aumentare. E c'è un continuo richiamo alla questione tossine. Quindi prima di tutto mi viene da dire, ragazzi, disintossicatevi col classico metodo che prevede aiuto al fegato, perché mi viene detto è il primo che ne ha bisogno. Quindi tutta questa lettura è molto fino ad adesso concentrata più che altro sul risolvere gli effetti che sono diventati fisici di questa situazione emotiva. E poi mi viene detto bisogna prendersi davvero cura di quella tematica che continuate a vedere riproposta nella vostra vita. E quella tematica potrà andare a risolversi nel momento in cui c'è un lavoro consistente, il che non significa continuare, che ne so, a battere il chiodo sempre sul stesso problema o cercare di desensibilizzarvi a qualcosa, cioè esporvi a quella cosa fino a che non sentite più il problema. No, significa goccia dopo goccia, pezzo dopo pezzo, andare a capire, indagare e pulire quelli che sono tutti quei frammenti di dolore che avete accumulato e che ora si esemplificano nella vostra esperienza di vita attraverso quello che sembra essere un comune concetto portante. Mi viene detto non è un concetto portante, è che è la maniera in cui si è cristallizzato meglio tutto un sentire costruito da vari piccoli modi di sentire. Quindi mi viene detto ci sono veramente, ed è la prima volta che sento continuamente la fiamma fare questi rumori. Chi ha fatto altre letture con me si ricorderà che voglio dire, non ho mai fatto rumore. E mi viene detto mano a mano che si va a lavorare su questo la situazione andrà a migliorare. Ora voglio un indizio un po' più profondo. In che maniera il femminile è coinvolto con questo? Cioè perché ci sta dicendo questo al di là del fatto che può aiutarci con la salute e il benessere? Perché tutto questo dolore, mi viene detto, è stato causato principalmente dall'assenza della madre, come figura fisica, ma principalmente come figura emotiva. Una madre assente. Una madre assente può essere una madre anche completamente oppressiva, perché vuol dire che è assente nel momento del vero bisogno del figlio o della figlia. Mi raccomando, non lasciatevi confondere dall'assenza puramente fisica. Una madre che non c'è di supporto, che non c'è emotivamente. Quindi questo mi viene detto non solo l'indizio, ma anche il punto di arrivo di questo percorso di guarigione che probabilmente qui vi si consiglia veramente, non voglio dire pesantemente, ma caldamente di fare. E mi viene detto anche che il tempo del cambiamento è vicino. Ora le cose per voi stanno per diventare così pressanti, così chiare, da diventare ovvio il fatto che o si agisce ora o non si agirà mai più. Quindi mi viene proprio detto, chi ha tempo non aspetti tempo, questo è il tempo di guarire. Mi si sta dicendo anche che per qualcuno di voi coinciderà, ma già lo sapete probabilmente, perché già questa situazione è creata,
coinciderà anche con forse la dipartita verso miglior vita della vostra figura materna, o anche un anniversario può esserci di mezzo, ma mi viene detto c'è proprio una sensazione di chiusura del cerchio, non è casuale, non è una cosa che capita così, è tutto collegato, quindi veramente questa energia femminile sta descrivendo tutta una figura che sembra prendere una forma umana ai miei occhi, quindi davvero sembra che mi si stia dicendo tutta questa energia di contrasto, di caos, di ansia che chi sta guardando sta vivendo, viene proprio dal fatto che tutte le energie che ha vissuto dovute a una forma di energia madre non presente stanno consolidandosi, stanno diventando una forma intellegibile all'intelletto umano, comprensibile, sembra essere quasi un qualcuno che ce l'ha con voi, una forza avversa, non è una forza avversa, è una forza interna che si sta comportando come le avversità create in seguito a questa madre non presente. Ok, vado a chiudere la lettura. E io vi ringrazio assolutamente della fiducia e dell'attenzione. Spero di avervi dato una mano, spero sia chiaro. Se avete bisogno di una lettura, di una mano a comprendere meglio, trovate prima di tutto su Instagram delle buone direzioni per lavorare emotivamente. Quindi non solo di carte, si parla lì di divinazione, ma anche di spiritualità e di olistica. Mentre qui trovate ovviamente l'indirizzo a cui raggiungermi ed eventualmente fare o una lettura o del lavoro individuale. Ok? Io vi ringrazio e vi auguro assolutamente tanta guarigione. Alla prossima. Ciao ciao. E ok, andiamo adesso con la seconda lettura. Mettiamo qui la nostra runa e andiamo a vedere il nostro piano di lavoro e andiamo a vedere di che si tratta. Ok. Allora, cosa ha da dire il femminile di questo gruppo? Attendiamo un attimo che lo stoppino comincia a bruciare veramente e cominciamo subito. Allora, percepisco una sorta di rabbia e disappunto verso la vita per quello che ha messo sulla vostra strada. C'è una ribellione che non è innata ma che è causata, come un teenager che non riesce a conciliare la propria spinta individuale a determinarsi con l'amore genitoriale. Mi viene detto che molte cose che avete fatto nella vostra vita, pur avendo magari uno scopo positivo e pur essendo del tutto normali, logiche per voi, agli occhi degli altri sembrano follia. Allora, a me non interessa tanto degli occhi degli altri, però vi voglio dire che quello che fa sembrare agli occhi degli altri una follia il vostro modo di fare non è quello che fate, è l'atteggiamento, è la percezione che gli altri hanno, pur non essendo tanto autocoscienti magari, della vera motivazione, del vero spirito con cui conducete la vostra vita, ed è una cosa questa che avete cominciato ad adottare come strategia di sopravvivenza ancora molti anni fa. Sto parlando forse anche proprio degli anni della ribellione emotiva, che sono proprio gli anni in cui andiamo dai 10 ai 14, 15, forse anche oltre. Mi viene detto c'è sempre stato un tentativo da parte vostra di fuggire. Fuggire non tanto dalle responsabilità, non è quello il problema. Fuggire in quanto bisognosi di trovare la propria identità e percepire che il luogo in cui si vive non è un posto adatto a esprimere liberamente il proprio essere e in particolare la propria femminilità, quindi non vorrei ci fossero anche le classiche situazioni qui di quelli che purtroppo hanno vissuto dei genitori troppo restrittivi, troppo bacchettoni, sempre malpensanti, probabilmente questi genitori sono i primi ad avere problemi con la propria espressione e quindi in generale anche con il concetto di sessualità, perché sento che c'è anche questo di mezzo, non nel senso che siete persone per forza promiscue, voglio dire, ma c'è comunque mi viene detto un essere martorizzati e visti sempre in quanto esseri sessuali o esseri cattivi perché si appartiene a un certo sesso o perché si ha una certa predisposizione sessuale, quindi c'è proprio il disconoscimento della propria identità che ovviamente passa anche
spesso attraverso il concetto di sessuale, non necessariamente, ma spero di essermi spiegata sul perché queste due tematiche in realtà sembrano essere separate, ma spesso sono la stessa. Allora, qual è il problema, dice questa parte femminile? Sono stufa di scappare, perché scappare è come scivolare via, è non concedere a me stesso il tempo della mia vita, è in qualche maniera riconoscere anche che chi ci reputa non adatti o non sufficienti o non giusti così come siamo ha ragione, perché il fatto che noi poi spendiamo gran parte della nostra energia, finora, fino a qui, gran parte della nostra vita possiamo dire, a cercare di smussare angoli, sfuggire, non essere facilmente individuabile, non essere facilmente avvicinabile, tutte queste cosine qui, comunque implica che noi diamo importanza a chi percepiamo come un contrasto, un motivo di fuga, un ostacolo da cui cercare di non farsi intrappolare. Quindi la strategia del scappare in qualche maniera, continua a dirmi scivolare via in qualche maniera, non è una strategia che può essere portata avanti a vita. E forse cominciate a percepire anche la stanchezza mentale, concettuale, emotiva, dipende. Anche fisica potrebbe essere. Quindi se ad esempio siete i classici che anche fisicamente non riescono mai a stare fermi, o hanno bisogno sempre di nuove avventure, o di spostarsi fisicamente, o di viaggiare, per carità, piace anche a me, però voglio dire, quando notate che è un qualcosa che effettivamente nasce dal non riuscire a trovare calma, dall'essere irrequieti, vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che manca l'equilibrio e la vostra energia femminile vi sta dicendo sono qui, la vedo come sbracciarsi tra la folla per attirare la vostra attenzione. Sta dicendo manca questo equilibrio, manca questa integrità, manca questa libertà di esprimerci veramente come vogliamo. Ora, cosa significa esprimersi liberamente? Ognuno avrà la sua idea, non è che vi posso dire si fa in un solo modo, però sicuramente conosco che cosa significa essere sicuri di essere in una fase in cui ci esprimiamo completamente. Come si fa a essere sicuri? Ci si sente tranquilli. Può cascare il mondo e va bene così. Può essere un momento difficile e sappiamo che prima o poi finirà. Ma non lo sappiamo perché lo abbiamo dedotto mentalmente o ce l'ha detto qualcuno che stimiamo. Lo sappiamo perché riusciamo a percepire che la vita dentro di noi semplicemente scorre. Quindi questa area femminile di voi, della vostra energia, sta dicendo c'è tanta creatività che noi potremmo mettere a frutto della nostra stessa vita attraverso per esempio nuove passioni, attraverso nuove amicizie, attraverso nuovi progetti, che aspetta di essere riscoperta perché finora è stata in qualche maniera messa a tacere perché la priorità era scivolare via, che è un po' una sorta di chiamata finale questa, non importa l'età che avete, l'esperienza che avete. È un momento in cui l'energia femminile dentro di voi sta dicendo ma noi che cacchio siamo venuti a fare qui? A scappare? A far finta di non essere qualcosa per non dare alcuna informazione o soddisfazione a chi ci osserva di esterno perché lo vediamo sempre come un possibile nemico? Non ha senso, non ha assolutamente senso. Quindi è una sorta di urlo di vendetta vera questo verso la vita. Di rivalsa più che di vendetta, di ripresa in mano del proprio potere personale, della propria coscienza, della propria identità emotiva, non solo il sessuale, ok? Quindi questo femminile veramente sta chiamando la vostra attenzione, sta dicendo dobbiamo riequilibrare questo aspetto e lo facciamo cominciando a dare attenzione a quello che veramente vogliamo essere. E non significa che professione voglio fare, con chi voglio stare o come mi voglio vestire o con chi voglio andare a letto. Non è questo, questi sono gli aspetti pratici dell'essere più o meno coerenti con chi siamo internamente. L'energia femminile qui dice semplicemente dammi fiducia, comincia a parlare alla parte creativa che hai. Con parte creativa non intendo l'artista che è in te, intendo il creatore come energia che hai dentro. Come ogni essere umano hai la capacità di creare, crei pensieri, crei emozioni, crei legami, crei sogni. Quindi ora comincia a creare con coerenza sulla base di quello che sei. E se non sai chi sei è perché hai scappato, hai sfuggito
l'occasione di conoscere te stesso davvero perché eri troppo impegnato a far di tutto perché gli altri non conoscessero o capissero o rallentassero chi sei, ma si è ridotto a un gioco di identità, un gioco di fuga che poi è diventata la fuga personale da te stesso. Quindi qui mi viene detto basta, basta sfuggire, basta con gli aspetto dopo, con ci saranno tempi migliori, con ormai la mia vita è andata così, oppure adesso non posso farlo, qualunque cosa significhi, se ti terrorizza sentire, scusami, se ti terrorizza l'idea di poter sentire veramente chi sei e scoprire magari di aver sbagliato tutta una vita, probabilmente sei nella direzione giusta e stai ascoltando davvero quel femminile dentro di te che oltre ad essere un po' stanco sta diventando un po' isterico, vuole assolutamente che gli si dia attenzione, che si gli dia la possibilità di guarire, quindi di esprimersi. Perciò ecco, questo femminile urla apri la gabbia, qualunque cosa significhi poi ciascuno di noi. Avete notato che si è quasi spenta? Poi ciascuno di noi, dicevo, farà a modo suo, troverà la propria strada. Quel quasi spegnersi per me proprio ho sentito la sensazione e ho visto nella mia testa la carta del pazzo, quindi un breve pit stop, una fermata per quanto riguarda un ciclo e poi il riavvio subito di un altro ciclo. Quello che desidera la vostra parte femminile è sicuramente la rinascita, ma a questo punto io credo che sia chiaro che lo desiderate anche voi. Ok? Quindi ecco, questo era il messaggio del vostro femminile, andiamo a spegnere la nostra candela. Io mi auguro di essere stata d'aiuto e soprattutto comprensibile. Se avete bisogno un pochettino di informazioni in più per capire qual è il tipo di lavoro che si può fare, motivo, per avere degli spunti anche spirituali, quindi non parlare solo di carte divinazione, ma anche di altre tematiche in generale come quello dell'olistica, trovate nel mio profilo qui Instagram molte informazioni e spunti anche di lavoro personale. Se invece avete bisogno proprio di una lettura o vi chiedete se si possa lavorare insieme per aiutarmi emotivamente con qualche tematica, sia emotiva che spirituale a dire il vero, mi trovate qui a questo indirizzo email, ok? Io vi do il massimo delle mie congratulazioni, direi, per il periodo che probabilmente state per vivere e vi auguro sicuramente tanta guarigione. Noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao! E siamo qui quindi con la terza lettura, terza variante, andiamo a vedere che cosa ha da dirci la lettura di questa runa. Qui c'è ancora del rosso. Allora, troviamo lo stoppino qui e cerchiamo di accendere la candela. Andiamo a vedere questo femminile che cosa ha da dire. Attendiamo un attimino che lo stoppino prenda un po' più di fuoco, così riusciamo ad avere una lettura. Eccolo lì. Bene. Femminile, cominciamo. Che cosa hai da dire a chi sta guardando questa lettura? Oh, wow. Allora, l'impressione che avete in questa fase della vita, e qui stiamo parlando proprio di una fase, è quella di vedere varie parti della vostra vita che si frammentano, cioè che cambiano forma probabilmente, sembrano andare in pezzi, sembrano dividersi quasi. Però appena qualcosa se ne va, c'è subito qualcosa di nuovo che entra. Non è mica detto che sia qualcosa che lo va a sostituire in maniera positiva, io ve lo auguro, però era per chiarire che non è quello a cui sto puntando. E mi viene detto che in realtà gran parte della ragione per cui questo sta accadendo, ecco, anticipo già le mie stesse parole, è perché sta per accadere qualcosa che è assolutamente fondamentale nel vostro percorso. Fondamentale in che senso? Nel senso che probabilmente siete riusciti nel muovere le energie fino a portare voi stessi a creare una specifica manifestazione. Ora, che tipo di manifestazione sarà? Per molti probabilmente c'è una questione di amore proprio romantico di mezzo, ok? Quindi creare connessioni che da un punto di vista romantico siano durature. Per altri ci sono varie tematiche, vedo partnership di lavoro, vedo una rete soprattutto di persone a voi simili, ciascuno dei quali farà la propria parte, quindi immagino ci sia un progetto di mezzo. Non mi stupirei, visto che qui abbiama tutta una situazione astrale anche particolare che favorisce questo tipo di situazioni, ma vedo in particolare che c'è proprio un far posto da parte della vostra energia nella vostra vita, e questo far posto può avvenire dandoci l'impressione che
gran parte della nostra vita cade a pezzi. Se non è ancora accaduto, tenetevi forte perché probabilmente sta per accadere. O forse questo è semplicemente una sorta di avviso che dice: sei pronto davvero a manifestare? Perché guarda che prima di far entrare un nuovo divano di 6 metri nel tuo salotto, dobbiamo pensare a ripulire tutta la stanza e togliere il divano vecchio mangiato dal gatto e dal cane, e dobbiamo dare anche una bella pulizia perché così veramente è indecente. Quindi quello che sto per dirvi è questo: c'è una manifestazione in arrivo, se lo volete davvero, siete ancora in tempo come sempre a bloccare, e può portarvi molte cose che desiderate, però mi viene detto questa è una sorta di avvertimento. Il femminile sta iniziando a muoversi. Di solito si pensa che a manifestare sia il maschile, ma il femminile è il cervello che ci sta dietro, è chi comincia a coordinare le energie per far sì che poi il maschile porti a manifestazione materiale. Quindi è come dire che questo femminile nel retroscena della vostra regia energetica sta creando tutti i presupposti perfetti perché poi tutti i pezzi energetici e non riescano a riunirsi perfettamente in un quadro completo, in un puzzle perfetto, in cui raggiungete ciò che desiderate. Sappiate anche che forse la forma con cui raggiungerete ciò che desiderate non è esattamente quello che vi immaginate, ma questo fa parte del grande gioco della manifestazione. Però è sicuramente qualcosa di utile alla vostra vita, ok? Utile nel senso che forse ha una forma un po' più consona a quello che davvero desiderate, anche perché spesso noi come umani limitiamo molto la capacità di manifestazione fissandoci sulla forma che le cose che desideriamo devono avere. Comunque sia, mi viene detto che ci sono anche delle tematiche per quanto riguarda forse anche la salute. Non voglio spaventare nessuno e non voglio augurare niente a nessuno, ma potrebbero esserci delle tematiche di salute nel mezzo. In particolare vedo persone che potrebbero scoprire di avere, mi viene mostrato come una sorta di ristagno generalizzato, potrebbe essere problemi di liquidi, quindi con il sistema linfatico, potrebbero esserci delle vene varicose, che effettivamente spesso è ricondotto a quello, un ristagno da un punto di vista anche proprio di tossine nel corpo. Quindi potrebbe essere, siccome questa cosa salta fuori, che siete qui dalla lettura numero 1, e se non siete dalla lettura numero 1 ma vi interessava, andatevela a sentire, e mi viene detto questi sono problemi di cui ci si deve prendere cura, perché ora cominciano ad emergere in maniera così lampante, per cui sarà davvero necessario cambiare non solo lo stato di salute, ma l'attitudine che probabilmente vi ha portato ad avere uno stato di salute come questo. Possono essere attitudini a livello di abitudini alimentari, abitudini sportive, non abitudini mentali, ok? Quindi parliamo di attitudine più che altro. Quindi mi viene detto, non possiamo manifestare con questa attitudine. Cioè, tu mi stai chiedendo di, che ne so, riuscire ad allenare un cavallo che riesca a performare come Varenne, ma mi stai dando un mulo senza una gamba. Cioè, come pensi che possiamo arrivare dove vuoi arrivare? Bisogna ripulire, bisogna cambiare strategia, bisogna cambiare, non dico cavallo, ma insomma, darci veramente un bagno di realtà e capire cosa va cambiato, cosa va sistemato. Quindi ci sarà molta tossina, mi viene detto che esce, tossina anche mentale, emotiva. Potrebbe essere che ci siano dei momenti in cui desiderate fortemente mollare tutto o desiderate fortemente odiare qualcuno. Però mi viene detto è assolutamente il percorso in qualche maniera obbligato se vogliamo arrivare dove vuoi arrivare. In quanto energia femminile mi sta dicendo ti devi fidare di questo percorso, non è che ti puoi fidare di me solo quando ti ho portato esattamente quello che desideri. Ed è questo il problema. Tutti questi ristagni che si sono creati fino a qui, questi problemi, diciamo, di tossine, chiamiamole così, si sono creati perché c'è stata poca fiducia in me. C'è stata una esuberanza del maschile, c'è stato un credere che alla fine sia il maschio quello che porta a casa la pagnotta. E forse questa è una frase che avete sentito anche spesso nella vostra vita. Che cosa intendo dire quando si tratta di energia? Intendo dire che spesso si pensa che sia l'energia maschile e basta che manifesta. In realtà l'energia maschile è la parte finale, il codone finale della manifestazione. Ripeto, nella regia ci sta il femminile.
Non c'è nulla di nuovo se il femminile non lo riesce a concepire prima. E se noi non lasciamo, non permettiamo a questo femminile di esprimersi veramente, di esplorarsi, di provare, di sbagliare, di conoscersi, quindi di manifestare, sarà impossibile che riesca a concepire anche solo vagamente nuove possibilità. Quindi sperimentiamo il ristagno ed ecco le tossine. E poi la fiducia eccessiva nel maschile, non perché sia un male fidarsi del maschile, ma perché riporre la fiducia eccessiva nel maschile significa dargli tutti i compiti, tutto il peso. Va ad aggravare che cosa? Ciò che è il regno del maschile, per esempio il corpo, per esempio la mente. Quindi ci sono molte cose di cui liberarsi e diventerà palese il bisogno di farlo e diventerà forse, stavo per dire traumatico, in qualche forma, il fare questo. Però sarà assolutamente la cosa più giusta che abbiate mai fatto per voi stessi e ve ne renderete conto quando sarà il momento e direte per fortuna che poi mi è saltato fuori quella roba perché da lì mi rendo conto che il mio percorso di vita è stato veramente spinto in una direzione molto chiara e ho capito che ero probabilmente pronta o altamente desideroso di fare un certo tipo di percorso. Quindi mi viene detto, sento proprio questa frase, le stelle si stanno allineando tesoro, avevi desiderato, ecco qui, volevi che io ti aiutassi a guarire, forse vi siete già rivolti alla vostra parte femminile, forse state lavorando sulla parte femminile, forse volete sapere di più di questa parte femminile, ma mi sta dicendo, mi hai risvegliato, mi hai chiamato a rapporto e io sono qui che ti porto effettivamente tutte le informazioni che ti servono. Ed ecco che qui finalmente infatti mi viene mostrato come questa energia è capace, una volta liberata e pulita di questi ristagni, di generare veramente grandi cambiamenti su vasta scala. Ciò non significa che salverete il mondo per forza da soli, ma che ci sarà nel vostro mondo una profonda rivoluzione, il vostro mondo individuale intendo. E ci saranno anche capisaldi nuovi. Vedo persone anche oltre i 50 anni fare grossi cambiamenti e so che ci sono anche i figli coinvolti, quindi potrebbe essere che magari questo femminile si era molto sacrificato sulla base di un maschile che concepiva come unico gestore delle proprie energie, a cui permetteva di essere tale. Per cui sicuramente c'è da rivedere un po' di vita, mi viene detto, ma noi non abbiamo paura perché se siamo sul canale di Karma Rosso ce la facciamo di sicuro. Ok? Quindi questa era la vostra lettura, il femminile sta dicendo ascoltami, andrà tutto bene. Andiamo a chiudere la lettura. Ok, io vi ringrazio assolutamente della fiducia e vi dico che se avete bisogno magari di qualche informazione o spunto di ispirazione ulteriore sulla tematica, su altre tematiche spirituali, su quello che è il lavoro personale, di crescita individuale, trovate molto e di più al mio indirizzo, scusate, al mio profilo Instagram. Se invece avete bisogno magari di una lettura o volete capire se è il caso di fare un lavoro insieme per quanto riguarda guarigione di parti di voi, mi trovate assolutamente al mio indirizzo email. Io vi auguro tantissima guarigione totale e un'ottima manifestazione. Intanto qui è tutto, noi ci vediamo sul mio canale alle prossime letture. Ciao ciao! E quindi siamo pronti con la lettura numero 4, mettiamo la nostra runa qui, prendiamo il nostro piano di lavoro e andiamo ad accendere la candela per sapere che cosa desidera in realtà fare di questo spazio la vostra energia femminile, che cosa ha da dire. Lasciamo che si accenda un attimino per bene lo stoppino e intanto ci sintonizziamo sulla vostra energia femminile. E si è spenta. Non è mai successo. E facciamo anche cadere la luce. Un attimo, vediamo se si riaccende. Andiamo di lato questa volta. Ok, comincia già. Mentre questo accadeva, avevo in realtà una sorta di visione, vi vedevo come anima passare attraverso varie vite e poi arrivare qui ed aprire gli occhi immediatamente, come fosse un risvegliarsi da un lungo incubo che è così forte dentro di noi nella nostra memoria che quando svegliamo noi stessi dall'incubo per l'elevato quantitativo di adrenalina in corpo, siamo quasi scioccati davanti al fatto che siamo vivi, siamo reali, siamo in un altro posto rispetto a dove credevamo di essere nell'incubo. Vediamo ora che significato può avere. Ok, mi sta dicendo che durante questa vita
c'è una riunione con degli affetti che avete avuto in altre vite. Affetti intendo proprio legami emotivi. E tutti i pezzi stanno cercando di formare finalmente l'immagine definitiva. Mi dice, l'immagine definitiva è un qualcosa che abbiamo cercato di creare attraverso le incarnazioni fatte fino ad ora. Quindi questa incarnazione non è la finale, è la riassuntiva. Non significa che dobbiamo ripercorrere tutti i momenti peggiori, delle nostre vite passate. Non è una classifica degli orrori questa. È semplicemente il momento in cui finalmente abbiamo accumulato tutto il materiale di lavoro che ci serve e possiamo fare la nostra opera d'arte. E questa opera d'arte può essere in vari ambiti, perché qualcuno qui sento già che si sta chiedendosi, vabbè, stiamo parlando dell'amore di una vita, stiamo parlando di un lavoro perfetto, stiamo parlando del fatto che finalmente posso diventare miliardario, finalmente sarò una fotomodella. Cosa sta succedendo? Perché il femminile mi dice questa roba? Il femminile lo dice perché c'è una... E adesso io come la esprimo questa immagine? C'è un forte desiderio da parte della vostra componente energetica femminile di andare ad esplorare la tematica del prendersi cura, della maternità, diciamo, in generale. Quindi può essere che durante questa vita vi venga spontaneo scegliere lavori, per esempio, che hanno a che fare con il prendersi cura degli altri, come l'infermiera, come l'insegnante, come l'assistente sociale, come un guaritore, come me, per esempio. Cos'altro ci può essere? Chi magari aiuta persone che vengono maltrattate, chi aiuta a recuperare persone che si sono perse nel mondo. Insomma, potreste anche essere un avvocato, per dire, che decide di prendersi cura di specifiche tipologie di problematiche. Però mi viene detto, qualunque cosa tu faccia non è fondamentale, cioè non ti chiedere come mai non sto facendo nessuna, per esempio, di questi esempi di professione che Karma mi sta dicendo, perché non è il punto quello che fai o che farai, il punto è come lo fai. Il punto è che sei giunto a sviluppare la tua energia femminile a un tal punto per cui ora è nel pieno potere di sentirsi così abbondante, non solo di esperienze, ma di autocoscienza, da poter cominciare a lasciare che questa abbondanza trasbordi e si mostri al mondo e quindi vada a riempire le saccocce degli altri quando sono vuote. Attenzione, non si parla di sacrificio, la maternità non deve essere sacrificio. Ok? O peggio, non deve essere martirio, perché finora attraverso il quadro sociale abbiamo visto come il materno è stato veramente ridimensionato e brutalizzato in realtà, è diventato un sacrificio, è diventato chi veramente dice di no a se stesso per il bene degli altri, poi questi altri non si sa chi siano e se sono in grado di cogliere il sacrificio fatto. Comunque, qui mi viene detto, finalmente possiamo dire che con questa vita sei davanti a una grande chiamata, che non è una chiamata dall'alto, le chiamate sono sempre interiori, ragazzi, siamo noi che parliamo con noi stessi, il nostro Dio siamo noi. E qui mi viene detto, il tuo Dio femminile ora, la tua parte divina femminile, ti sta dicendo, lasciamo che questa abbondanza fluisca, lasciamo che la veda tutto il mondo, esprimiamola in ogni versante della nostra vita. Lasciamo che si veda che nella nostra parte interiore c'è tanto desiderio di aiutare gli altri, c'è la capacità di accogliere gli altri, la capacità di accettare gli altri, la capacità di comprendere, di avere compassione, di aiutare gli altri che magari vogliono esprimere loro stessi al massimo. E non abbiamo paura di questo. Non chiediamoci se lo stiamo facendo in una maniera giusta o sbagliata, l'importante è che lo facciamo. Ripeto, la chiamata non è sacrificio, quindi non è farne assolutamente uno scopo di vita. Voglio essere chiara su questo, il femminile qui non sta dicendo dai, abbiamo fatto 1000 incarnazioni, adesso finalmente possiamo fare quello che volevamo, no. È che dopo aver esplorato tutto quello che hai esplorato, finalmente è giunto a un punto tale di abbondanza, appunto, di quantità di energia tale per cui cominciare a condividerla con gli altri è normale, è naturale. Per cui mi viene detto, sì, puoi fare figli, puoi non fare figli, questo non c'entra niente. Questo è solo un forte desiderio che finalmente stai esprimendo, perché tutto il tuo percorso ti porta poi a un apice, no? Come
in teoria cercano di fare tutti nella loro esistenza. E l'apice del femminile è la maternità, è il generare qualcosa che viene da ciò che abbiamo dentro. Attenzione, con questa frase non sto dicendo che se non sei madre non sei donna, sono la prima a non avere e non volere figli, quindi non sto parlando di questo. Sto parlando proprio del fatto che quando una persona, perché qui stiamo parlando di energia femminile e vi ricordo che ce l'hanno i maschi e le femmine, una persona che riesce ad avere un femminile abbondante è una persona che è in grado di donare dal cuore, ok? Quindi lasciate che questo cuore si esprima, lasciate che fluisca verso l'esterno, lasciate che sembri fragile, lasciate che venga visto dagli altri, lasciate proprio che sia. E questo femminile vi sta dicendo questo. Se non hai capito quello che sta per succedere e sei confuso o ti chiedi che cosa ci faccio qui, se non hai ben compreso qual è il potenziale che hai in quanto femminile, te lo sto dicendo io inteso come energia femminile che ti sto parlando attraverso karma. Lascia pure che la nostra grandiosità si esprima. Per cui sento proprio, mi viene mostrato proprio delle scene di Madre Natura, d'altra parte Madre Natura è la forma femminile più grande che possiamo conoscere in questa incarnazione. Mi sta mostrando proprio la bellezza di paesaggi che sono sicuramente pieni di intensità, perché la natura poi non è mica un sogno, può essere carina da vedere, ma è abbastanza brutale volendo. Però questa brutalità viene dal fatto che c'è molto potere, c'è molta energia, ci sono molte cose in gioco, c'è diversità, c'è varietà, c'è potenziale. È tutto nell'ordine di un'energia principale, la maternità, la capacità della terra di accogliere ogni forma di espressione, di accettare che ci sia in gioco la miglioria e di permettere a ciascuno di fare la propria esperienza con accettazione, con compassione, pur sapendo che non deve dimenticare la propria essenza in tutto questo. Quindi vedete, non sacrificio ma creatività. Non limitazione di un femminile perché lo si teme o non è stato conosciuto abbastanza, ma invece libera espressione in ogni forma, perché poi se guardate la natura, voglio dire, quanta fantasia bisogna avere, no? Per stare a guardare tutte queste creature che esistono e che probabilmente esisteranno anche dopo che ce ne saremo andati, se non distruggiamo il pianeta prima. Per cui veramente è un femminile questo che lo sento arioso, lo sento felice, lo sento cantare, ha desiderio proprio di esprimersi. Io vi auguro che riusciate a farlo e che questa lettura vi sia stata utile, ok? Io vado a chiudere e vi ricordo che se avete bisogno di qualche altro spunto di crescita, di capire un pochettino di più di alcune tematiche che affronto come l'olistica, la spiritualità, non solo quindi la divinazione, trovate nel mio profilo Instagram questi altri 1000 spunti. E poi se invece avete bisogno di una lettura personale o magari volete considerare fare un percorso insieme a me, qui avete il mio indirizzo al quale trovarmi e al quale vi rispondo, ok? Detto questo io vi auguro assolutamente un'ottima espressione, vi auguro tutto il meglio e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto, da Karma Rosso, ciao ciao!